E Riders, benvenuti dal vostro Medors! Ben ritrovati in una nuova puntata di Cult Bikes. Oggi andremo a parlare della Honda VTR 1000. Messa sul mercato nel 2000, è uscita in due versioni, la SP1 prodotta nel 2000-2001 e la sua evoluzione, la SP2, che è stata prodotta dal 2002 fino al 2006. Un modello di moto nato quasi per dispetto, se così vogliamo dire, dato che la Honda ha voluto mettersi sullo stesso piano della Ducati per dimostrare ai bolognesi che se volevano erano capaci anche loro di fare bicilindrici vincenti. Infatti alla fine degli anni 90 Ducati contava in Superbike un invidiabile palmarès, 8 titoli in 12 stagioni contro i 3 dell'antagonista Honda. Infatti all'epoca le 4 cilindri erano limitate a 750 cm3, mentre le bicilindriche potevano avere cubatura piena fino a 1000 cm3. Questo difetto ha sempre messo in grande difficoltà la Honda, ma anche la Kawasaki e la Suzuki, che appunto adottavano questa tipologia di motore, mentre la Ducati con il bicilindrico visse un vero e proprio periodo d'oro. Desiderosa quindi di comprovare le proprie capacità in un campionato di grande importanza e popolarità, la Honda decise quindi di abbandonare l'ormai vetusto progetto RVF 750 RC45, evoluzione della rivoluzionaria RC30 con motore V4, per lanciarsi in una nuova ed entusiasmante sfida, ovvero realizzare una superbike bicilindrica e dimostrare le proprie capacità tecniche battendo le rosse di Borgo Panigale e l'Aprilia RSV 1000, altra bicilindrica temibile. Per realizzare l'arma vincente fu coinvolta la HRC, che attinse all'esperienza maturata fino a quel momento nelle competizioni, dando vita appunto alla VTR 1000 SP1. La nuova moto, presentata all'edizione 1999 del salone EICMA di Milano, poco aveva in comune con la meno sportiva VTR 1000F, da cui ereditava parte del nome. Questa moto presentava alcune soluzioni davvero particolari. Con il sistema di alimentazione ad iniezione elettronica PGM-FI, i carburatori da 48 mm di diametro furono soppiantati da una coppia di corpi farfallati da 54 mm con doppio iniettore e diffusori a 4 getti. Il sistema era gestito da una centralina elettronica che controllava l'anticipo di accensione anche in funzione del rapporto inserito. Un canale ricavato attorno al canotto di sterzo permetteva per la prima volta su una moto di serie l'uso di un convogliatore dall'andamento rettilineo che consentiva un migliore e proficuo riempimento dell'airbox. Il motore era in grado di offrire una potenza di ben 127 cavalli a 9400 giri, tuttavia montando il sostanzioso kit HRC di potenziamento era possibile trasformare la VTR in un missile da circa 170 cavalli alla ruota, erogati ad 11.000 giri. Con questa modifica si andava anche a snellire la moto, con un peso di circa 170 kg contro i 200 della versione standard. Nella gara di esordio del 2000 a Chialami, Colin Edwards fece doppietta e Carl Fogarty dovette lottare con il texano per tutta la stagione. Purtroppo a 2 manche dalla fine del campionato, Foggy cadde e si infortunò gravemente, mettendo fine alla sua carriera. Ciò nonostante, il titolo mondiale era già nelle mani di Colin e della sua Honda. Per la prima volta la Ducati fu battuta da una moto bicilindrica nel mondiale. Ma Ducati non tardò a rispondere alle bordate da parte di Honda. Infatti il campionato del 2001 fu veramente entusiasmante, uno dei più belli assieme a quello del 2002, almeno a mio avviso per quanto riguarda la Superbike. Ed è proprio in quell'anno che alla sua prima stagione da ufficiale Troy Bayliss riuscirà a regalare un ennesimo titolo per Ducati, spuntandolo appunto contro il modello guidato da Edwards, classificatosi secondo a pochi punti di distanza. Ma l'anno della gloria per questo modello di moto e per Colin Edwards fu il seguente. Infatti nel 2002 la moto di serie ricevette un profondo aggiornamento meccanico e cambiò nome in VTR 1000 SP2, diventando ancora più prestazionale con 137 cavalli e 195 kg, quindi anche con un leggero snellimento. Per aumentare le prestazioni della VTR il motore fu equipaggiato con frizione antisaltellamento e nuovi corpi farfallati da 62 mm. Il medesimo diametro utilizzato sulla moto di Edwards, un record per la produzione di serie dell'epoca. In più gli iniettori a 4 getti furono sostituiti con altri a 12 getti, in grado di nebulizzare meglio il carburante, migliorando quindi il coefficiente di riempimento dei cilindri e la combustione della benzina. Per risolvere i problemi di surriscaldamento che affliggevano il grosso bicilindrico della SP1 furono installate 2 piccole ventole, una per radiatore. Per quanto riguarda l'SP2 non hanno avuto bisogno di restauro i 2 dischi anteriori flottanti da 320 mm frenati da pinze a 4 pistoni e il singolo posteriore da 220 mm con pinza a singolo pistoncino. Ma la vera novità per questo modello è il forcellone in alluminio. In gara invece la SP2 fu protagonista di una lotta bellissima contro Troy Bayliss che si risolse soltanto all'ultima
gara di Imola. Alla fine ebbe la meglio la Honda. L'impresa era riuscita di nuovo, i due campioni vennero portati in trionfo dagli appassionati e la VTR 1000 SP2 entrò ufficialmente nella leggenda. Ciò nonostante il regolamento 2003 portò molti cambiamenti, infatti le 4 cilindri passarono a 1000 cm3 con gli air restrictor e HRC ritirò la squadra ufficiale dalla Superbike per concentrare gli sforzi sul neonato campionato a 4 tempi della MotoGP. Il ritorno avvenne qualche anno più tardi e non più con una 2 cilindri ma con la CBR 1000 RR, mentre la storia della SP2 di serie durò fino al 2006, anno in cui venne ritirata dal mercato senza mai segnare grandi numeri di vendita. Quindi gente, per il momento questo è tutto, io mi auguro che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento qui sotto, fatemi sapere se siete tra i fortunatissimi possessori di questi modelli di moto, sia per la VTR 1000 SP1 che per la sua evoluzione la SP2. Se vi va condividete il video con i vostri amici, ovviamente ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui miei successivi caricamenti, attivando la campanellina per ricevere le notifiche, dato che YouTube non sempre è così preciso. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medo!